Allora, io vi ringrazio intanto di essere qui, di essere venuti qui con noi, ecco, aver aderito al nostro invito. Ringrazio soprattutto in questo momento John Knights, che ci fa davvero l'onore di partecipare a questo webinar. John Knights è il cofondatore di LeaderShape, una rete internazionale che si occupa da molti anni di leadership attraverso ricerche, servizi, formazione, e quindi ha una rete presente in molti paesi del mondo, e noi siamo davvero onorati di essere partner per l'Italia della rete di LeaderShape. Questo incontro sarà coordinato, se vogliamo, ma anche con la traduzione in consecutiva da Daniela Lombardo, che è anche la nostra referente per tutto quello che riguarderà, poi lei ve lo dirà in particolare, quanto riguarda le attività formative e anche di servizi che offriamo appunto nell'ambito dell'accordo con LeaderShape. Io do direttamente la parola a Daniela e poi introdurrà lei stessa John. Grazie, mi tolgo dal video anch'io e mi metto anche in muto, poi ci risentiamo alla fine. Grazie e buon webinar a tutti. Grazie Giovanna e ovviamente buonasera a tutti anche da parte mia e benvenuti a questo webinar internazionale di Life Coach Italy. Come facilitatrice e come faculty member di LeaderShape in Italia è per me ovviamente un piacere accompagnare John in questo primo webinar riguardante lo sviluppo della leadership etica e transpersonale. Come anticipava Giovanna, alcune note tecniche sul webinar. Il webinar verrà registrato, di conseguenza vi metteremo in muto e anche toglieremo i vostri video. Avremo però ovviamente alla fine della presentazione, che durerà all'incirca 60 minuti, comprensiva della traduzione, la possibilità di avere ovviamente di fare domande e risposte, e lì avrete la possibilità di fare le domande attraverso la chat. La presentazione vi verrà inviata comunque alla fine comunque del webinar e, come vi dicevo, il tutto verrà registrato, quindi se qualcuno non toglieremo tutte le parti sensibili, ma se qualcuno fosse contrario alzi una mano. Bene, adesso mi sembra che è tutto, passo la parola a John Knights e buon webinar a tutti. Hi, John. When Hi. you're ready, you can start. Okay, thank you. We're ready. You're welcome. So, good evening from Oxford. It's a real pleasure to join you and have this opportunity to talk about ethical leadership. I'm very excited about LeaderShape Global's partnership with Life Coach Italy to bring transpersonal leadership development to Italy. Today, we will be focusing on one important aspect of transpersonal leadership, that is ethical leadership. Buonasera a tutti da Oxford, è un vero piacere unirmi a voi e avere l'opportunità di parlare di leadership etica. Sono molto entusiasta circa la partnership tra LeaderShape Global e Life Coach Italy per portare lo sviluppo della leadership transpersonale in Italia. Oggi, nello specifico, ci focalizzeremo su un aspetto importante della leadership transpersonale, e cioè la leadership etica. Making sure we have ethical leaders running our organizations has to be a priority for the 21st century. The consequence of the lack of ethical leadership are in the news headlines virtually every day, in governments, in corporates, in all kinds of organizations. Oggi come oggi essere sicuri di avere dei leader etici all'interno delle nostre organizzazioni è sicuramente una priorità per il XXI secolo. La conseguenza della mancanza di leadership etica fa notizia praticamente quotidianamente nelle testate dei giornali, nei governi, nelle aziende o in ogni tipo di organizzazione. So I just thought for a moment I'd let you see me before I allow you to refocus on the screen. Ok, John dice che ha messo il suo schermo in modo da farsi vedere prima di continuare con la presentazione. Okay, so policymakers and legislators seem to be at a loss of what to do
other than come up with new sticking plaster rules and regulations that lawyers and accountants then find their ways around. Nonostante questo, le risposte dei legislatori e dei politici non sembrano essere diverse dalle solite norme e regolamentazioni che sono proposte come delle soluzioni un po' cerotto da avvocati e commercialisti. And people are angry, resulting in populist and idealistic politicians coming to the fore and extreme political parties gaining ground. Ed ovviamente la popolazione è arrabbiata con un conseguente populismo e degli ideali politici che incentivano sempre di più estremismi ideologici di alcuni partiti. It all seems quite a mess and quite frightening, but actually the fact that many more misdeeds are coming to light demonstrates a positive underlying development that is a result of the information and internet age we are living in. Tutto questo appare ovviamente uno scenario caotico e spaventoso, ma in realtà possiamo vedere che proprio perché molti misfatti stanno venendo alla luce, questo dimostra che esiste uno sviluppo sottostante positivo e tutto questo è il risultato anche dell'era dell'informazione di Internet. In the 20th century and earlier, organizations were much more easily able to hide their law-breaking and unethical behavior. Slowly, very slowly, there is a realization that fundamental changes need to take place. More than anything else, we need a new kind of leadership. Nel XX secolo e anche precedentemente è stato sotto i nostri occhi come le organizzazioni potessero molto più facilmente nascondere delle infrazioni della legge e dei comportamenti non etici. Lentamente, però, molto lentamente si inizia veramente a realizzare che sono necessari e devono avvenire dei cambiamenti fondamentali. E più di tutto che abbiamo bisogno di un nuovo tipo di leadership. So I have to try and... Although it's important to briefly explain and define in this session what we mean by ethical leadership, there are two other areas that require much more debate and development. One is, why do we need ethical leadership, and especially how do we develop ethical leaders? Quindi, sebbene sia importante sicuramente introdurre e definire in questo webinar cosa intendiamo per leadership etica, ci sono due altre aree che ancora di più richiedono dibattito e sviluppo. La prima sicuramente perché abbiamo bisogno di leader etici e specialmente come possiamo fare a sviluppare i leader etici. Unless we actually develop the leaders that can implement an embedded ethical way of operating within organizational cultures, the whole subject becomes a purely academic and unrealizable exercise. Fino a quando non riusciremo a sviluppare in maniera concreta i leader che possono far avvenire, possono implementare un modo etico di operare incorporato all'interno delle organizzazioni, tutto il tema potrebbe sembrare un esercizio puramente accademico e quasi irrealizzabile. Today, the overwhelming focus to solving our ethical problems are around process and structure, focusing on compliance. These processes tend not to deal with values and behavior, even though the only way that people will comply in the spirit rather than the letter is where they use their values to ensure they behave ethically. Oggi le soluzioni più comuni che sono utilizzate per risolvere i problemi etici sono in genere inerenti a processo e strutture e soprattutto si concentrano sulla conformità, sulla compliance. Questi processi tendono in genere quindi a non occuparsi né di valori né di comportamenti, sebbene quasi tutti sappiamo che l'unico modo per allineare le persone a un comportamento etico sia passare attraverso i loro valori. The result, not only in today's world but since ancient times, is that it is morally acceptable to play the game by ticking the boxes while circumventing the rules. This is exemplified by the attitude of professional advisors around the world who hide behind compliance to the rules to undermine ethical behavior. Il risultato, non solo nel mondo d'oggi, ma anche nei tempi antichi, è che diventa moralmente accettabile giocare il gioco barrando le caselline, mentre allo stesso tempo si stanno eludendo le regole.
Tutto questo è esemplificato anche dall'atteggiamento di consulenti professionali di tutto il mondo che si nascondono dietro il rispetto della normativa, pur minando a volte il comportamento etico. As someone who received his university degree in chemical engineering and spent most of his career in international business, I've come to realize that sometimes a logical and analytically trained brain like mine has its drawbacks, and thinking needs to be balanced by feeling and being. That is, actions need to be underpinned by behaviors and values. Avendo conseguito una laurea in ingegneria chimica e trascorso la maggior parte della carriera nel commercio internazionale, mi sono reso conto che a volte un cervello logico e analiticamente addestrato come il mio ha anche i suoi svantaggi e che il pensare deve essere bilanciato dal sentire e dall'essere, vale a dire che le azioni devono essere sempre avvallate da comportamenti e da valori. To develop and maintain ethical organizations, we need what we call transpersonal leaders. Per sviluppare e mantenere delle organizzazioni etiche abbiamo bisogno di quello che noi definiamo leader transpersonali. There's no need to try to read the detail on this slide. We'll be sending you the presentation. Ovviamente la presentazione vi sarà inviata, di conseguenza non è necessario leggere nel dettaglio questa slide. So, transpersonal leaders operate beyond their ego, continuing personal development and learning. They are radical, ethical, and authentic, while emotionally intelligent and caring. I leader transpersonali operano oltre il proprio ego, con uno sviluppo e un apprendimento personale continuo. Sono radicali, etici e autentici, allo stesso tempo emozionalmente intelligenti e rispettosi. So ethical leadership is a core element of what we call transpersonal leadership and sits alongside radical, authentic, caring, and performance enhancing as its key purposes. Quindi la leadership etica è un elemento essenziale di quello che noi chiamiamo leadership transpersonale e si posiziona insieme a radicale, autentico e rispettoso come uno dei suoi scopi chiave. Ethical leadership is one of those things that most of us know is important, but where there are very few methodologies on how it can be achieved, or examples of how it has actually been realized in organizations. La leadership etica è una di quelle cose notoriamente importanti, conosciute come importanti, ma spesso ci sono poche metodologie su come può essere raggiunta o esempi di come attualmente le organizzazioni l'hanno realizzata. So let's have a look at a couple of definitions. First of all, ethical behavior. Acting in a way that is consistent with one's own principles and values. Andiamo adesso a vedere alcune definizioni. La prima è la definizione di comportamento etico. Agire in un modo che sia consistente con i propri principi e i propri valori. Note, the accepted rules of conduct of any group or society, which may differ from one to another, are often based on conviction rather than proven evidence, and as such may or may not be considered ethical behavior. And they are often changing. For example, the death penalty, arranged marriages, treatment of minority groups. Una nota a questa definizione, generalmente i ruoli di condotta accettati nei gruppi, nella società, spesso, che sono spesso ovviamente differenti l'uno dall'altro, sono spesso basati su convinzioni più che su prove evidenti e spesso quindi possono essere o non essere considerate come comportamenti etici. Un esempio di regolamenti che possono anche cambiare sono quelli sulla pena di morte oppure sul trattamento delle minoranze. We can define ethical leadership as the process of influencing people to act through principles and values and beliefs that embrace what we have defined as ethical behavior. Quindi a questo punto possiamo definire la leadership etica come quel processo che riesce a influenzare le persone ad agire attraverso principi, valori e credenze che abbracciano quello che è stato precedentemente definito come comportamento etico.
The Western literature on ethical leadership generally refers to the 5 principles which can be traced back to Aristotle. La letteratura occidentale sulla leadership etica generalmente fa riferimento ai 5 principi che possono essere fatti risalire ad Aristotele. They are respect and service to others, justice for others, honesty towards others, and building community with others. The words trip easily off the tongue, but they are extremely difficult to always put into practice. Questi 5 principi sono rispetto e servizio verso gli altri, giustizia per gli altri, onestà verso gli altri e costruzione di una comunità con gli altri. Ovviamente queste parole vengono fuori facilmente e si sentono spesso, ma è estremamente difficile metterle sempre in pratica. I'm sure you've noticed these principles are all about how the individual deals with others. The key criterion to be able to actually live these principles is to operate beyond the ego, to put others first. Come sono sicuro avrete notato, questi principi sono tutti relativi a come gli individui si relazionano con gli altri. Il criterio chiave per vivere questi principi e metterli in pratica è operare oltre l'ego, quindi mettere gli altri prima. As a contrast, let's look at Confucianism, which is based on what is called Ren, Yi, and Li, which is compassion, rightness, and customs of proper conduct, which sort of covers Aristotle, but adds compassion. Possiamo anche vedere al confucianesimo che ha alla base il Ren, il Yi e il Li, che sono compassione, giustizia e agire con una condotta appropriata, che diciamo coprono comunque già i principi di Aristotele, ma aggiungono la compassione. So the drivers of our personal ego are power, prestige, recognition, and reward. And it's worth learning which of these most drives our own egos. The natural one for me is recognition, which I continually work on curbing. I driver del nostro ego personale in genere sono potere, prestigio, riconoscimento e ricompensa, e vale la pena sicuramente comprendere quali di questi maggiormente guida il nostro ego. Quello naturale per me è il riconoscimento che io attivo di continuo. So which is the one that most drives you and perhaps needs managing? Quindi la domanda è: qual è quello che maggiormente vi guida e quale forse probabilmente è quello che ha bisogno di essere meglio gestito? Organizational leaders will always face a conflict between making decisions for one's own benefit compared to the good of the organization and its stakeholders. I leader organizzativi si ritrovano spesso in conflitto nel prendere decisioni, guardando a cosa è meglio per il proprio beneficio comparato al bene dell'organizzazione e dei propri stakeholder. Within your organization, is there any order of priority of whom you consider the most important stakeholder, or does it depend on the circumstances? Ad esempio, nella vostra organizzazione c'è un ordine di priorità di chi è considerato lo stakeholder più importante, oppure questo dipende dalle circostanze? Recently, I was with 20 senior officials of the Ministry of Education of a country I won't mention. They were asked to write down the top 2 stakeholders for the ministry and hand in the paper for consolidation. Between them, they had 11 different priority stakeholders, and children were only mentioned 4 times. Recentemente sono stato con 20 senior official del Ministero dell'Educazione di una nazione che non menzionerò. Gli è stato chiesto di scrivere i principali 2 stakeholder per i ministri e di metterli in evidenza per un consolidamento. Tra di loro avevano 11 differenti priorità di stakeholder e i bambini erano menzionati solamente 4 volte. So, identifying the most important stakeholders for an organization is often heavily influenced by unconscious bias. It requires a really mature and high level of decision-making and judgment,
which goes beyond rational thinking. L'identificazione dei più importanti stakeholder per un'organizzazione è spesso pesantemente influenzata da preconcetti inconsci. Richiede un realmente livello maturo di prendere decisioni che va al di là di quello che è il pensiero razionale. It requires effective use of the subconscious and unconscious neural processes of intuition, instinct, and insight, as well as a sound personal ethical philosophy. E quindi richiede in più un uso effettivo di quelli che sono i processi di intuizione neuronale subconsci e inconsci, dell'istinto, degli inside, come anche di quello che è la filosofia etica personale. This approach is vital to be an ethical leader. Questo approccio è ovviamente vitale per essere un leader etico. In one important area, we live in a different world to Aristotle, Plato, Confucius, etc., and all the other revered ancient sages. They lived in a world of extreme hierarchy, and ultimately they always honored and respected their leader, who felt the moral obligation and expectation to make all decisions. But to expect the leader to always come to the best solution alone is unrealistic, especially in our modern complex world. E bisogna realizzare che noi sicuramente viviamo in un mondo molto differente da quello di Aristotele, Platone, Confucio e tutti i nostri, diciamo, gli antichi saggi. Ovviamente loro vivevano in un mondo dove la gerarchia estrema andava ad onorare e rispettare comunque i leader, guidato da un obbligo morale e dall'aspettativa che loro potevano prendere le migliori decisioni. E nel mondo d'oggi, nella complessità del mondo moderno, aspettarsi che un leader arrivi sempre alla migliore soluzione da solo sicuramente è abbastanza irrealistico. Today, hierarchy is disappearing as leadership depends less on hereditary, victory, power, and unavailable knowledge. Just over the last 20 years, we have not only seen the arrival of the information age, but also huge global societal change, which is continuing to break down barriers. The internet, communication, information, globalization, technology, and societal change. Al giorno d'oggi la gerarchia inizia a scomparire, come la leadership dipende sempre meno da fattori quali vittoria, potere, prestigio e conoscenze che non ci sono. Durante gli ultimi 20 anni non abbiamo solo visto l'arrivo dell'era dell'informazione, ma anche dei grandi cambiamenti societari della società, che ovviamente hanno continuato a rompere quelle barriere tipiche del passato. Quindi internet, la comunicazione, l'informazione, la globalizzazione, la tecnologia e anche tutti quelli che sono stati i cambiamenti della società. The consequence of all this is that people are becoming more equal as human beings, even though this change is still very slow in many cultures, and the modern celebrity culture actually fights against this. La conseguenza di questi cambiamenti, di tutto ciò, è che le persone sono diventate, diciamo, più uguali come esseri umani. Sebbene questo cambio è veramente molto lento in alcune culture, è ancora, diciamo, la cultura cerebrata è quella che combatte contro questo presupposto. Also counter to this trend towards equality is the growing wealth gap between the super rich and the rest. Between 2004 and 2014, the number of US dollar billionaires tripled to over 1,600 according to Forbes magazine, with the number from the emerging world growing from 20 to 43% of the total during the same period. E a testimoniare sempre più, diciamo, questo trend verso l'uguaglianza è il gap crescente che c'è tra i super ricchi e il resto del mondo. Tra il 2004 e il 2014 il numero dei milionari statunitensi è triplicato in accordo al magazine Forbes, parallelamente al numero delle popolazioni emergenti dal 20 al 43% durante lo stesso periodo. Some of these billionaires are a result of the rapid growth of large companies, especially in Asia,
but others are the result of cronyism. Each will no doubt have their own story of ethical behavior to tell. Alcuni di questi bilionari sono sicuramente il risultato di una rapida crescita di grandi compagnie, specialmente in Asia, ma altri a volte sono il risultato di puro clientelismo. E sicuramente ognuno di loro avrebbe da raccontare la sua storia sulla leadership etica. So I would add a sixth principle to Aristotle's 5, human equality. This does not mean we have to be equal in our roles or in our living standards or in our salaries, but just being equal as human beings will inevitably reduce the extremes of excess and poverty, which themselves are drivers for unethical behavior. A questo punto voglio quindi aggiungere un sesto principio, l'uguaglianza umana, che non significa che dobbiamo essere tutti uguali nei nostri ruoli o nei nostri standard di vita o nei nostri salari, ma semplicemente essere uguali come esseri viventi potrebbe inevitabilmente ridurre gli estremismi e gli eccessi di povertà che sono guidati in genere da comportamenti non etici. We should treat those at the bottom of society's hierarchy with the same dignity, respect, fairness, and honesty as we do at the top. Maybe think janitor versus the Queen of England. Both our ego and our emotions, especially fear, need managing to be able to overcome this instinctive tendency. Sicuramente dovremmo trattare quelli che sono anche alla base della società con la stessa dignità, rispetto e onestà con la quale trattiamo quelli che sono al top. E sicuramente il nostro ego e le nostre emozioni, specialmente la paura, ha bisogno di essere gestita per andare incontro a questa tendenza istintiva. And the hero and celebrity culture gets in the way of this. La cultura della celebrità e degli eroi, diciamo, va in questa direzione. The impact of this change is that anyone can and should look to be a leader wherever they are in an organization. Leadership is becoming more distributed, more informal, more shared. L'impatto di questo cambiamento è che ognuno può e deve cercare di essere un leader, anche se non lo è formalmente in una organizzazione. A questo punto la leadership diventa più distribuita, più informale e più condivisa. In this context, on the one hand, the role of senior ethical leaders is pivotal, and on the other, every single employee should be thinking of themselves as an ethical leader. This can only be achieved by creating an ethical culture. In questo contesto, quindi, da un lato sicuramente il ruolo dei leader etici senior è decisivo, però dall'altro lato anche ogni singolo dipendente dovrebbe pensare a se stesso come un leader etico, e questo può essere raggiunto solo creando una cultura etica. The role of the ethical leader is not just about values and principles, but also about behaviors. A recent personal experience explains why. Il ruolo di un leader etico non è solamente relativo a valori e principi, ma anche relativo ai comportamenti. Una recente storia personale spiega perché. Recentemente sono stato in un viaggio di lavoro in India e ho incontrato l'amministratore delegato di una società di assicurazioni leader. Era una persona estremamente intelligente e raffinata che aveva studiato ad Harvard ed era interessato nello sviluppo della nuova generazione dei leader nella sua organizzazione. Era desideroso di ingaggiare maggiormente le persone nell'organizzazione, infatti c'era un alto turnover nello staff e voleva genuinamente migliorare quello che era il customer service e incrementare il livello di coinvolgimento dell'organizzazione nella comunità dove loro operavano. Tutti sicuramente buoni valori e principi. Dopo circa 15 minuti lui ha chiamato il suo direttore HR, con il quale aveva parlato precedentemente, dicendole che era interessato in quello insomma, di cui stavamo discutendo, che doveva venire subito per fare un meeting immediatamente. Lei arrivò subito dopo, ma ovviamente non era né
concentrata, forse perché stava facendo qualcos'altro che per lei magari era veramente importante. In coincidenza, sempre nello stesso viaggio, ho incontrato un altro amministratore delegato di una organizzazione manufatturiera nel settore dell'energia che aveva un problema similare. Dopo 15 minuti anche lui chiamò il suo manager HR, il manager e non il director, perché sapeva che fosse fuori a visitare uno stabilimento. Gli chiese, gli riportò quello di cui stavamo parlando. Gli spiegò che il direttore gli spiegò che stava facendo un'altra cosa e comunque lui disse: non preoccuparti, ti informerò a seguire, continua a fare quello che stai facendo, e che l'avrebbe comunque aggiornato dopo. They were both ethical leaders in their intent of service, justice and honesty, but one of them did not match up to the principles of respect and human equality through their behavior. Allora, sicuramente dalla storia si può vedere come entrambi sicuramente erano degli leader etici nell'intento di servire, avere giustizia e onestà verso gli altri, però uno dei due non è riuscito a mettere in pratica i principi del rispetto e dell'uguaglianza umana attraverso proprio il suo comportamento. This very simple yet important lesson demonstrates that a good intellect and good values alone are not sufficient to be a good ethical leader. Often what is lacking in real life situations are the appropriate behaviors. Questa è una semplice dimostrazione di come una buona intelligenza e dei buoni valori da soli non sono sufficienti per essere un buon leader etico. Spesso quello che manca realmente sono i comportamenti appropriati. So, why do we need ethical leaders? It may seem obvious, but one that needs answering because of the evidence of the misdeeds of national leaders and large corporations as discussed earlier. And think of all those we don't know about yet. This brief case study provides a good reason why. Ok, quindi a questo punto perché abbiamo bisogno di leader etici? Sembra una domanda ovvia, ma d'altronde una cosa anche alla quale bisogna rispondere se consideriamo tutti quei comportamenti non corretti dei leader di organizzazioni nazionali che abbiamo discusso in precedenza. E chissà quanti ancora non ne sappiamo. A questo proposito, anche qui vi racconto un caso in cui, che ci può dare qualche risposta su questo perché. Ok, lavorando con una divisione di una multinazionale recentemente, l'amministratore delegato era molto motivato a sviluppare e incorporare una cultura etica per la sostenibilità a lungo termine e il successo della sua organizzazione, specialmente perché stavano incrementando il loro impatto a livello globale in differenti paesi, che avevano ovviamente una varietà di codici morali. E durante una sessione con il team dei leader senior abbiamo fatto questa domanda: perché tu pensi sia importante essere una compagnia etica per la tua organizzazione? Le risposte sono quelle che vi mostrerò tra poco. So then we asked the question, and how many of these are good for business? The somewhat surprised answer was, they all are. Tutte le risposte che sono state date, che vedete nella slide, sono state seguite da una domanda, cioè quali voi pensate siano buone per il business? La risposta sorprendente è stata che lo sono tutte. There's a strong default mentality in the corporate world that at the crux, business needs, that is success and competitiveness, override ethical concerns. The example above alone gives 14 reasons why we fundamentally disagree with this and believe that in the 21st century, good ethics is increasingly important for a successful, sustainable business.
In generale c'è una mentalità forte, corporate di default, che considera i risultati di business, il successo e la competitività come prevalenti rispetto a quelle che sono le tematiche etiche. L'esempio di prima, quindi queste 14 ragioni del perché è fondamentale essere un'organizzazione etica, ovviamente sono in disaccordo con questa credenza e vanno sempre più a supportare l'importanza di una buona leadership etica nel XXI secolo per dei risultati di business sostenibili e di successo. An additional reason for our view comes from a recent global study by IBM comparing the demands of different generations, which found that millennials, that's between 24 and 37 years old in 2017, regard fairness and ethics in the workplace even more important than recognition and opportunity. This is a real shift. Many millennials are both today's followers and young leaders, as well as the next generation of senior leaders. Un'altra ragione che aggiungiamo appunto nel sostenere l'importanza della leadership etica viene da recenti studi globali dell'IBM che hanno comparato la differente domanda delle generazioni, soprattutto delle nuove generazioni dei millennials tra i 24 anni e i 37, che riguardo proprio a quello che è l'etica e la giustizia all'interno delle organizzazioni, che diventano molto più importanti delle opportunità di carriera stesse. Questo è sicuramente uno shift reale, uno shift importante. Molti millennials oggi come oggi risultano essere sicuramente dei followers, dei leader, ma anche dei leader giovani che domani costruiranno la prossima generazione dei leader senior. So now for the really difficult and most important question, how do we develop ethical leaders? Adesso la domanda più difficile, realmente più difficile, ma anche la più importante: come possiamo sviluppare dei leader etici? The fundamental key is to increase values to a higher level of consciousness and to raise their awareness of how their behavior impacts the performance of themselves and the people around them. La chiave fondamentale è quella di portare i valori a un più alto livello di consapevolezza per far emergere sempre più la consapevolezza di come i comportamenti impattano non solo le performance dei leader stessi, ma anche di tutte le persone che sono intorno a loro. A core problem is that although most people fundamentally have good values and a real sense of what is right and wrong, organizations tend to ignore these traits when identifying future leaders. Instead, they favor traditional leadership characteristics of self-confidence, assertiveness, influence, and achievement, which without the good values to temper them, regress to high ego, aggression, manipulation, and ruthlessness, and an obsession for total control. Una criticità di base che ancora oggi vediamo è che molte persone fondamentalmente hanno dei buoni valori e un reale senso di cosa è giusto e di cosa è sbagliato. Però le organizzazioni tendono a ignorare questi tratti, soprattutto quando vanno a identificare i leader futuri. Al contrario, vanno a favorire quelle caratteristiche tradizionali della leadership, come la self-confidence, l'assertività e la capacità di raggiungimento dei risultati, che però senza dei buoni valori possono regredire in dei comportamenti altamente egoistici, manipolatori e senza etica. It's therefore not surprising that 1 in 25 CEOs are considered psychopathic, 4 times higher than the general population, though some researchers put it as high as 1 in 5. Personally, I would use the term sociopathic to describe these undesirable behaviors, as sociopaths can be empathetic and caring to those with whom they have a close bond. Quindi a questo punto non ci sorprendiamo di come 1 su 25 amministratori delegati sono considerati psicopatici, 4 volte più alto della popolazione generale. E personalmente non uso la parola sociopatico per descrivere
dei comportamenti non desiderabili. Even those with good basic values have most often been taught to leave values and ethics at the front door when you come to work. Anche quelli che hanno dei buoni valori di base spesso lasciano i valori e l'etica di fronte alla loro porta quando vanno a lavorare. During my life, I've come across many people who could have become excellent organizational leaders, but were either not good at getting to the top, that is, they didn't always put themselves first, or were not willing to make the ethical compromises. Organizations must change and start identifying leaders that will be the right kind of leader when they get there, not just effective at climbing to the top. E durante la mia esperienza ho incontrato tantissime persone che potevano potenzialmente essere dei leader organizzativi eccellenti, anche se però non riuscivano a non erano altrettanto in grado di raggiungere il top, che era quello di non mettere sempre se stessi al primo posto. Le organizzazioni devono cambiare e iniziare a identificare quei leader che possono essere la giusta tipologia di leader che riesca poi, una volta arrivato, a gestire comunque la sua posizione e la sua importanza. To look at some of the basics about how we identify and develop ethical leaders, we need to consider the hierarchy of intelligences. Allora, guardando alle basi di come identificare e sviluppare un leader etico, dobbiamo iniziare a considerare le gerarchie di intelligenza. The first level of intelligence is the intellectual, our rational and logical thinking. The neural processes that enable this are through serial connections that are hardwired. To a large extent, our potential intellectual capacity is fixed from birth, although most of us never reach anywhere near our capacity. Quindi, parlando di gerarchia di intelligenza, il primo livello di intelligenza è quello intellettuale, il nostro pensiero logico e razionale. I processi neurali che permettono questo tipo di pensiero di intelligenza sono delle connessioni seriali che sono innate. E in un certo senso, quindi, la nostra capacità intellettuale è stabilita dalla nascita, sebbene ci sono alcuni che non raggiungono neanche la capacità, diciamo, non si avvicinano nemmeno alla capacità di base. The second level is emotional intelligence, which manage our emotions and impact our feelings and behaviors. The neural connections that enable this intelligence are associative. That means billions of neurocells are loosely connected, but desirable connections can be strengthened through practice and repetition. This is often referred to as the plasticity of the brain. Andando avanti, il secondo livello è quello dell'intelligenza emotiva, che gestisce le nostre emozioni e impatta su i nostri comportamenti e sui nostri sentimenti. Le connessioni neurali che permettono questa intelligenza sono in genere associative. Questo significa che milioni di neurocellule sono liberamente connesse e che comunque quindi delle connessioni nuove e desiderate possono essere rafforzate attraverso la pratica e la ripetizione. E a questo ci si riferisce spesso parlando delle proprietà plastiche del nostro cervello. The highest level of intelligence is spiritual, which includes ethical, which manages, amongst other things, how we activate our values. Spiritual intelligence also has a new, unique way for our neurons to connect, known as synchronous oscillations. Il livello di intelligenza, diciamo, più alto è quello spirituale, che include anche l'intelligenza etica, che gestisce, tra le altre cose, come noi attiviamo i nostri valori. E l'intelligenza spirituale ha un modo particolare e unico di connettere i nostri neuroni tra di loro attraverso delle oscillazioni sincroniche. Raising one's level of consciousness, for example, through mindfulness exercises activates this mechanism. Ad esempio, innalzare il livello di coscienza, come fa la mindfulness, attiva questo meccanismo.
So let's look at how these intelligences and the method of neural connections affect ethical leadership. Adesso andremo a vedere come queste intelligenze e le modalità di connessioni neurali si attuano nella leadership etica. To be an excellent leader, one does need a certain level of intellect, but an IQ anything more than 15% above the norm makes no difference to the likelihood of success as a leader. Per essere un leader eccellente sicuramente c'è la necessità di avere un certo livello di intelligenza, ma un quoziente intellettivo anche superiore del 15% della norma non fa la reale differenza per il successo di un leader. So whereas a reasonable intellect is a threshold necessity to becoming an excellent leader, it is not sufficient and certainly does not guarantee any competence in ethical leadership as such. Quindi in presenza comunque di una intelligenza ragionevole non è sufficiente per essere un leader eccellente, certamente non garantisce delle competenze di leadership etica. Having passed that threshold, the one thing anyone would accept is vital to be a good ethical leader is having good values, which involves the highest level of intelligence. Sulla base di questo presupposto, quindi, una cosa fondamentale per essere un leader etico è quella di avere dei buoni valori che coinvolgono i più alti livelli di intelligenza. However, we really need to investigate which values are critical for ethical leadership. LeaderShape has developed a model which divides values into two separate categories. Ad ogni modo, quindi abbiamo bisogno di investigare quali valori sono critici per una leadership etica. LeaderShape ha sviluppato un modello che divide i valori in due categorie separate. Those that define personal conscience, that is, who am I or who I am, and those that can be categorized as self-determination, that is, what am I going to do with who I am, these are particularly important for leaders. Ok, una parte sono definiti coscienza personale, che è principalmente chi io sono, e un'altra parte è definita come categorizzata come autodeterminazione, che è cosa ho intenzione di fare con quello che sono. E quest'ultimo punto è particolarmente importante per il leader. The most common desired values for leaders to possess, as cited by employees, are trustworthiness, integrity, honesty, and excellence, as shown in red on the chart. Ok, i valori più desiderabili che gli impiegati hanno detto volere nei leader sono mostrati in rosso e sono affidabilità, integrità, onestà ed eccellenza. But to be an ethical leader, it is also necessary to specifically develop the softer personal conscience values such as fairness, forgiveness, and altruistic love, as well as the self-determination values of purpose, courage, and resilience. Oltre a questi, però, per essere un leader etico è anche necessario sviluppare una coscienza personale su valori, diciamo, più soft, come onestà, perdono, amore altruistico, e allo stesso modo anche coraggio, resilienza e scopo. This can only be achieved by the leader raising their level of consciousness so that a true understanding of each key value is used as a touchstone in every decision made. This takes time, practice, and commitment, but can be achieved. The more it is done, the easier it becomes. Tutto questo può essere raggiunto dai leader aumentando il proprio livello di consapevolezza e quindi avendo una profonda comprensione di come questi valori possono essere utilizzati come una pietra di riferimento in ogni decisione quotidiana presa. Questo ovviamente comporta del tempo, della pratica e impegno, ma sicuramente può essere raggiunto. If we look at this list shown on this slide, each of us, if we can be honest, sorry, I've missed something. Start again. Yeah, okay. This can only be achieved by the leader raising their level of consciousness so that a true understanding of each key value is used as a touchstone.
in every decision made. Have I already said that? Yeah, you already said you have to start to the more. Yeah, if we look at the list shown on this slide, each of us, if we can be honest to ourselves, can probably immediately choose a couple of values we personally have most challenges with in demonstrating. Ok, ad esempio, se andiamo a guardare questa slide, ai valori che sono contenuti in questa slide, ognuno di noi, se vogliamo essere onesti con noi stessi, possiamo probabilmente scegliere una coppia di valori che personalmente vorremmo migliorare in fase soprattutto di comportamento. I'll go to the next slide now. Ok. Building these values through their granular components into a touchstone for every decision made and action taken is a key step to developing into an ethical leader. Quindi, come vi dicevo prima, portare questi valori e soprattutto i loro componenti granulari in una pietra di riferimento per ogni decisione da prendere è sicuramente un passaggio chiave per trasformarsi in un leader etico. Here's my touchstone as an example. On the right-hand side in green are the overriding qualities of a transpersonal leader, which we all need. On the left-hand side are my most important personal core values. Questo ad esempio è la mia pietra di riferimento come esempio. Nella parte destra in verde potete vedere quali sono le qualità prevalenti di un leader transpersonale di cui tutti noi abbiamo bisogno. Nella parte sinistra invece potete notare quelli che sono i miei più importanti valori personali. After a while, it will become second nature and in the subconscious, and we will only need to use our touchstone explicitly by bringing it into full consciousness when we have a difficult choice to make. Ok, tutto questo dopo un po' di tempo diventerà naturale anche per noi ed automatico. Saremo tenuti a riprendere, diciamo, la nostra pietra di riferimento solo quando avremo veramente una scelta veramente difficile da prendere. So, unexpectedly, the key intelligence that is most important to successfully becoming an ethical leader is the second level, that of emotional intelligence. The combination of thinking and being spiritual is useless as a leader unless they are translated into behaviors. And behaviors are the outcome of how we manage our emotions. A questo punto, quindi, inaspettatamente, l'intelligenza chiave più importante per avere successo e diventare un leader etico è proprio il secondo livello, che è quello dell'intelligenza emotiva. La combinazione di intelletto e spiritualità non serve a un leader fino a quando non viene tramutata in comportamento. E i comportamenti sono il risultato di come noi gestiamo le nostre emozioni. The story comparing the two Indian leaders exemplifies this. Le storie che vi raccontavo prima sulla comparazione fra i due leader indiani sono un esempio di tutto questo. The right behaviors can be learned, but this is only achieved as a result of the individual leader becoming more aware of how their behaviors impact not only their own performance, but also on the performance of the people around them. Just think of the example of the chief executive of the insurance company. I comportamenti corretti possono essere appresi, ma si possono raggiungere solamente come risultato di una maggiore consapevolezza del leader di come i propri comportamenti impattano non solo la sua performance individuale, ma anche le performance delle persone che sono intorno a lui. Pensate solamente all'esempio che si faceva prima dell'amministratore delegato della compagnia di assicurazione. He not only caused the HR director to be ineffective during the meeting, but also ruined whatever else she was trying to accomplish when interrupted. And this may have impacted her overall performance for some time after the event due to the negative emotions caused. Quindi, facendo l'esempio della compagnia di assicurazione, avete visto come non solo
ha causato l'inefficienza del direttore HR durante il meeting, ma ha anche rovinato un qualcosa che magari stava seguendo e per il quale è stato interrotto. E questo ovviamente può avere un impatto sulla performance overall dell'organizzazione, proprio perché per un po' di tempo dopo l'evento sicuramente sono state causate delle emozioni negative. The way we recommend leaders identify which behaviors they need to improve is by carrying out an emotional intelligence and leadership 360, such as LeaderShape's LEAPer, that identifies how they and their close network both observe and would desire their behavior to be, and can thus isolate a few granular behaviors that will have the greatest impact on the leader's performance. Come via per riconoscere quali sono gli aspetti di intelligenza emotiva e di leadership da sviluppare, LeaderShape utilizza il LEIPA, un assessment 360 che identifica quali sono, non solo come auto-assessment, ma attraverso le persone che lavorano con il leader, può isolare alcuni comportamenti granulari che hanno un grandissimo impatto su quella che è la performance del leader stesso. Working either in a facilitated team or with a personal coach, or even better, a combination of the two, can lead to those with fundamentally good values becoming excellent ethical leaders. Quindi ovviamente lavorando attraverso dei team, delle facilitazioni, oppure con un coach individuale, o ancora meglio con la combinazione dei due, si possono portare questi valori a essere tramutati nel comportamento di un leader etico. So, if you would like to do a self-assessment of your own emotional intelligence, why don't you try this LeaderShaper app, which is available free on Google Play or Apple Store. You can test your own emotional intelligence in confidence, or you can score a colleague's. And for a few dollars, you can check your leadership styles too. Se fosse interessati a fare un self-assessment sulla vostra intelligenza emotiva, potete provare l'app di LeaderShape, il LeaderShaper, che è disponibile su Google Play o sullo store dell'Apple. Qui potete testare quelle che sono la vostra intelligenza emotiva o quella di colleghi, e a pagamento per un paio di dollari potete anche testare i vostri stili di leadership. And finally, this is the biggest danger for a leader. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing themselves. Per concludere, andiamo a vedere qual è il pericolo maggiore per un leader. E cioè tutti pensano di cambiare il mondo, ma nessuno pensa di cambiare se stesso. It's so much easier to focus on how others need to change, on changing the strategy or amending the organizational model. Excellent leaders always focus first on developing themselves. If enough organizations embrace this approach to choose the right future leaders for development, we would be on our way to a better world for everyone. Sicuramente è molto più facile focalizzarsi su come gli altri devono cambiare o hanno bisogno di cambiare, o cambiare una strategia o modificare un modello organizzativo. I leader eccellenti sicuramente focalizzano sempre prima lo sviluppo su loro stessi. Se la maggior parte delle organizzazioni abbracciasse questo approccio nello scegliere i futuri leader per il loro sviluppo, sicuramente saremo sulla buona strada per un mondo migliore per tutti quanti. In this webinar, we've given you a glimpse of how to become an ethical, a transpersonal leader. This diagram describes the complete journey, which of course never ends, but can be more intensively undertaken over a period of between 6 and 24 months. In a moment, we'll start a question and answer session so start sending in your questions now. But first, I want to inform you briefly about some resources for further information about ethical leadership and transpersonal leadership. In questo webinar vi abbiamo dato un accenno di come diventare un leader etico e transpersonale. Il diagramma che vedete nella slide descrive il viaggio completo che ovviamente non finisce, è continuo, ma che sicuramente può essere intensificato attraverso un programma in un periodo tra i 6 e i 24 mesi.
Tra poco cominceremo la sessione di question and answer, potete quindi iniziare a pensare alle vostre domande e a scriverle nella chat, ma prima vi informo brevemente circa alcune risorse che potete trovare sulla leadership etica e transpersonale. So to find out more about transpersonal leadership, these publications are available. The Invisible Elephant, that's available free of charge from us in PDF format. Use the link or contact us for a copy. And Leader si Nace in Italian is available from Amazon and other bookstores. Ok, per avere maggiori informazioni sulla leadership transpersonale sono già disponibili alcune pubblicazioni. Una è The Invisible Elephant, che è disponibile cliccando nel link che vedete nella presentazione che vi verrà inviata, ed è disponibile in PDF. Sempre in italiano, però è disponibile anche in Amazon e nei bookstore, il libro Leader si Nasce in italiano. And these are the details of all the white papers we've published that are all aspects of transpersonal leadership. The web link shown will take you to all of them, including the one on ethical leadership, of which this webinar is based. We'll be sending a PDF of the slides to everyone, so you can take any of the web links from that. E questi altri slide che vedete sono il dettaglio dei white papers che sono stati pubblicati da LeaderShape sulla leadership transpersonale. Nel link della presentazione che vi invieremo potete trovare tutti i white papers caricabili gratuitamente in PDF e nello specifico anche questo sulla leadership etica. And finally, becoming a transpersonal leader, or how to become a transpersonal leader, will be defined in the new book that is being published on the 9th of March called Leading Beyond the Ego, and is already available for pre-order on Amazon Italy. Ok, l'ultima pubblicazione che avverrà prestissimo è Come diventare un leader transpersonale, che sarà pubblicato a marzo del 2018 da Routledge con il titolo Leading Beyond the Ego e che comunque è già disponibile per un eventuale preordine anche in Italia su Amazon. This book's completely comprehensive manual of how to become the complete transpersonal leader, including ethical leadership. It will be provided to every person who attends a leadership program, which of course is the very best way to become a transpersonal leader. Ovviamente questo libro è un manuale comprensivo completo di come diventare un leader transpersonale, incluso la leadership etica. Ovviamente questo viene dato a ogni persona che intraprende un percorso di leadership transpersonale, che ovviamente è il miglior modo per diventare un leader etico e transpersonale. And just one more thing, and that's the Washington Ethical Leadership Summit, which is now happening on the 30th of April and 1st of May 2018 in Washington, which is a partnership between LeaderShape Global and Virginia International University and the University of Chester. The University of Chester has accredited LeaderShape's transpersonal leadership journey as a master's degree, and we're currently co-designing a transpersonal leadership MBA with Virginia International University to be available from September 2018. Ok, ancora a supporto vi parlo del Summit sulla etica e leadership, che è una partnership fra LeaderShape Global, la Virginia International University e l'Università di Chester. In questa stessa Università di Chester, LeaderShape, diciamo il programma di sviluppo della leadership transpersonale è diventato un programma di laurea e attualmente stiamo disegnando anche un MBA sulla leadership transpersonale con l'Università Internazionale della Virginia, che sarà disponibile da settembre del 2018. Sofì, dove sei? Dove sei? Che fai? Giovanna? So that's it. Fede? Ok. So that's Sorry. it, Daniela, Okay. over to you. Ok, abbiamo finito, quindi va bene. Ok, allora ovviamente grazie a tutti. Come ha anticipato Giovanna, ha detto John, LeaderShape è in partnership con Life Coach Italy, quindi nel momento in cui avete bisogno di avere maggiori informazioni su come diventare un leader transpersonale o
informazioni sui programmi di sviluppo della leadership potete contattare Life Coach Italy alla mail nella presentazione. Ok, a questo punto direi che possiamo partire con le domande e le risposte. Ognuno di voi dovrebbe avere nella barra degli strumenti sotto la possibilità di scrivere. Susanna infatti scrive per le domande scritte a voce. Io direi, se volete, scriviamole al fine di non far accavallare, se siete d'accordo, gli interventi di tutti. Quindi potete scrivere le domande nella chat. Chi non le dovesse vedere mi faccia un cenno. Ok, John, we are waiting for questions. Stunned silence. Yeah, it's silence. Io ringrazio nel frattempo che arrivi qualche domanda, ringrazio molto John per la sua partecipazione, per il suo impegno con noi e la sua disponibilità a condividere tutto il lavoro che ha realizzato, e quindi lo ringrazio davvero per questo webinar, è stato molto molto interessante. Grazie anche a nome di tutto il gruppo. Giovanna is going to thank you about your availability to share with us this important topic about ethical leadership, and so thanks a lot for everything. You're very welcome. Ok. Addirittura abbiamo una domanda in inglese, perfetto. So John, this is the first question in English. Ne parlo prima in italiano così tutti i partecipanti possono sapere cosa si chiede. In quale nazione nel mondo c'è un grande interesse per la diffusione della leadership transpersonale? Allora John, in which countries in the world there is the greatest interest or diffusion of transpersonal leadership? That's a very, very interesting question. And very difficult to answer. I mean, actually, I think the greatest interest that I've seen in transpersonal leadership is actually in places like India and Africa. And the reason for that is because they've seen, I mean, first of all, they have an extreme hierarchy, and they have societies that restrict certain things, but also they are beginning to think about, well, maybe the Western world system is not that great either, and how can we go beyond that? So I've actually, in my travels around South Asia and Africa, I've had more discussion and interest and of the importance of ethical and transpersonal leadership. However, if I could take a different dimension, rather than which countries, I think it's more relevant to which generations. And I would say that the younger, and that's the optimism for me, is that the younger generations really see it as a thing that is really much more important than most people of my age, who tend to be more pragmatic. Ok. So, John ringrazio per la domanda, perché è una domanda particolarmente interessante ma anche molto difficile alla quale rispondere. Diciamo che sicuramente nei suoi viaggi la maggiore sensibilità e il maggiore interesse verso la leadership transpersonale lo hanno notato in India e in Africa. Probabilmente la ragione è perché lì si sente una maggiore esigenza, la società è molto gerarchica ancora, di conseguenza si sente una maggiore esigenza di comunque avvicinarsi a dei modelli diversi, ma non necessariamente al modello occidentale, che spesso in questo momento non viene visto come il miglior modello da seguire. Diciamo che più che guardare a quali nazioni sono maggiormente interessate alla leadership etica, forse è più interessante vedere quali generazioni sono
più interessate alla leadership etica, e la buona notizia, diciamo, è che sicuramente le generazioni dei più giovani, di quelli che prima dicevamo, sono i millennials, sono molto più attenti alla leadership transpersonale ed etica, più che i senior, che sono più attenti alle cose pragmatiche, quindi proprio ai risultati in senso stretto. If I just say one more thing about that, and that is that the people that we have most difficulty convincing are the people who are right at the top, the very senior leaders. If we're talking about Europe and North America, it's the very senior leaders in general that don't get it, both in government and in the private sector. And I think the people we need to generally focus on will be the next generation of senior leaders. Ok, John aggiunge alla domanda che sicuramente la maggiore difficoltà nel far cambiare lo stile di leadership è sicuramente nei senior leader. I giovani sono sicuramente più nei governi o comunque nelle aziende, sono sicuramente il target o comunque la generazione su cui si può fare veramente una differenza, perché sono anche più veloci ad attuare questi cambiamenti. Okay, John, Susanna says thank you. The answer is very interesting, as also your whole presentation. A lot to thank you. Okay, to think about. A lot to think about, sorry. Ok, abbiamo un'altra domanda. Sono Maria, scusate se mi sono unita al webinar solo alle 18:45, grazie per la presentazione. Chiederò altri ulteriori dettagli nei prossimi giorni tramite Giovanna. So John, Maria thanks you to the interesting presentation, and she said that she will ask to Giovanna further details in the next day. Okay. Pressing directly. Thanks a lot. Thank you, Mr. Knight. Don't forget the S on the end. S, Mr. Knight. S for Yeah, special. in fact, I don't read Knights. Okay, no other question at the moment, but I don't know. Se volete, siamo disponibili a altre domande. So how do people feel about transpersonal leadership in Italy? Is it a question for me? For you, for Giovanna, for anybody? Okay. So the question is how the people see transpersonal leadership in Italy. Yeah. Well, and do you see transpersonal leadership in Italy? Are there examples of transpersonal leadership in Italy? Ok, John chiede come comunque vedete la leadership transpersonale in Italia e se ci sono degli esempi di leader transpersonali in Italia. Inizio a rispondere. Sicuramente credo che anche in Italia, soprattutto appunto nelle generazioni dei millennials, ma non solo, si inizia a vedere, considerando anche l'alto turnover che si vede nelle aziende dei giovani, l'importanza di avere e dare uno scopo, quindi una valorizzazione non solo in termini di sviluppo di carriera, ma anche in termini di riconoscimento, affidabilità e giustizia. So John, I'm saying that I think that in Italy there is a growing interest in this in the young generation, in millennials, because we can see the high turnover that is in our company nowadays, because we need not only career step, but they want purpose, they want recognition that seems very closely to transpersonal leadership. And I think the interesting thing is that this is a phenomenon around the world. It's not just in one country or a few countries. Okay. It's everywhere I go, it's the same story. Ok, great. So John diceva che questo che stavo dicendo io, appunto, l'interesse che si vede sempre più crescente dei giovani verso uno scopo e un riconoscimento non solo di carriera, lui lo ha notato a livello globale, quindi è una richiesta comunque che viene a livello globale dai giovani, quindi si tratta proprio di un shift generazionale che sicuramente
può dare una direzione verso un nuovo tipo di leadership. Thank you, John. Okay. Io aggiungerei che in Italia si lavora molto nelle aziende sulla leadership da tanti anni. Questa esigenza si comincia a sentire, sono d'accordo che si sente più alla base piuttosto che ai vertici della leadership trasformazionale. Credo che però, ecco, così come John ci ha presentato la sua struttura, il suo programma, non esistano delle esperienze così strutturate, così complete, che tiene conto partendo da un assessment, da una formazione specifica, e quindi che tocca così approfonditamente tutti gli aspetti. Okay, Giovanna is saying that in her experience, she every day note that there is an answer of this in the company, a bigger answer. Nowadays, the focus is not mature, but there is a good field in which we can explore this important. And it is something that people are beginning to talk about more. Yeah, exactly. Yeah, le persone iniziano a parlarne sempre più. The company, organization are becoming aware that they need something different from that they have nowadays. Absolutely. And so Giovanna is going to be a testimone of this. Ecco, direi soprattutto in ambito, ecco, ultimamente ci è capitato di avere una richiesta, soprattutto in ambito sanitario, dove l'etica è un valore anche legato alla professione. Giovanna is saying that recently we had health coaching in general, sanitary is asking something about ethical, because ethics obviously is very important in this kind of environment. And so this awareness is growing in every kind, in every field nowadays. And I think if we just look at the health industry, we were talking about stakeholders earlier. And that is often a conflict in the health industry, where typically the doctors and the physicians in reality think their highest priority is protecting each other rather than looking after the patient. John appunto diceva che soprattutto, infatti, come diceva Giovanna, nell'ambito della leadership medica, quindi nell'ambito medico e sanitario, è sempre più importante andare a lavorare su qual è lo stakeholder più importante. Quello che ha notato, diciamo che LeaderShape ha notato nella sua esperienza nell'ambito sanitario, è che spesso il principale stakeholder, che è il paziente, non viene veramente preso in considerazione, ma gli stakeholder vengono considerati magari solamente i colleghi e le dinamiche fra i colleghi. Quindi anche qui, come l'etica, quindi chi è veramente il fruitore finale, lo stakeholder più importante, sia un'area sicuramente di sviluppo. So Carla has said something here. Yeah, ok. Carla, happy to hear that interest in transpersonal leadership does exist in Italy. Okay. In my experience, unfortunately, younger generation seems to be even more keen to satisfy senior management's expectation to have just result-oriented managers careless of values. In italiano
sono felice di sentire che che esiste questo tipo di approccio di leadership transpersonale in Italia. Nella mia esperienza, sfortunatamente, le generazioni più giovani sembrano più voler soddisfare e accondiscendere il management, il senior management e le sue aspettative, che avere dei risultati, e quindi diciamo sembra tutto molto povero di valori. Sorry, John, is a consideration. Yeah. Okay. I mean, I would say that in answering that, I would say that you know, I can see that in many situations, but I think it's coming from the demands of the top down. So to some extent, you know, young people, they have to make a living, they have to earn money, and therefore their ethics, you know, are having to be put second, even if they have them. So it doesn't mean to say they're happy doing it. So I'm not sure of the word keen. It may be keen to keep their job or something like that, but I don't think the keenness is necessarily right. But I think that what we've got to do is we've got to get senior managers, senior leaders to realize that in order to engage and get the true commitment of the younger people, they need to have to address these ethical type issues more. Ok. John diceva che sicuramente anche lui ha riscontrato questo comportamento di cui parlava Carla, quindi che comunque i giovani tendono comunque a soddisfare quelle che sono le aspettative del senior management. Dice che però è anche vero che spesso sono già le stesse aspettative settate dal senior manager che chiedono al giovane di comportarsi in quel modo, quindi quello che lui diciamo, i giovani si adeguano rispetto a quello che è il loro dover guadagnare o comunque stare in quella società. Quello che lui suggerisce ovviamente è quello di rendere sempre più consapevoli i senior leader dell'importanza di coinvolgere le persone appunto attraverso questi comportamenti etici che vanno insomma al di là che riportano alla luce quelli che sono i valori etici che portano poi a una buona sostenibilità dell'azienda e della performance. Ok, non so se ci siano altre domande. Thank you, John. Thank you very much, Mr. Knights, for your interesting answer. Thank you. You're welcome. Ok, al momento non ci sono altre domande. Siamo ormai in chiusura. In chiusura, a 2 minuti. We talked for so long that maybe... Dice che abbiamo parlato molto. The next webinar will be more question and answer. Yeah. I think it's difficult when there's such an important and quite complex subject to go through it with the translation backwards and forwards. That's always going to be a challenge. Ok. But I think you did a great job. Ok, John diceva che ovviamente, insomma, spesso quando si affrontano queste tematiche così importanti è bene seguire un filo, insomma, che sia efficace per l'esposizione. Abbiamo anche Anna Maria Battista, thank you very much. Also for me it has not been easy to talk about value. I hope to become more and more inspiring, like you was for me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Great, grazie Anna Rita. Chiara, thank you very much for sharing your knowledge with us. So I think everyone is an English speaker, so yeah. Probably our next webinar could be directly in English. So maybe tomorrow they'll be sending you all the corrections. Yeah, exactly. I'm on the stage, not knowing that everyone... No, you did great. Well done. Ok.
So, Susanna, grazie comunque Daniela per la traduzione comunque preziosa. Susanna is thanking me for my translation. Grazie a te, Susanna. Ok. Grazie, infatti. Ok, another thanks for me. Ok. So, grazie a tutti. Grazie John, thanks a lot John, and lascio la parola if you want to see the last two tweets, and then Giovanna is going to close. Okay, I just wish you all happy Christmas and excellent 2018, and hope that we can all do good business in Italy and turn everybody into transpersonal leaders. Ok, great. So, John, ringrazio tutti, auguri di Natale per tutti e ovviamente spera che insomma, ci saranno insomma, un buono sviluppo della leadership transpersonale anche in Italia attraverso Life Coach Italy LeaderShape. Grazie. Okay. Thank you. Grazie, thank you very much, John, and happy Christmas for you. E auguri a tutti, grazie per essere stati con noi, grazie mille Daniela per la tua traduzione, sempre utile, e anche per la preparazione che c'è stata a monte. Grazie. Auguri davvero a tutti. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye, see you. What do I do here?